Torino, via Garibaldi, nel centro storico della città. Nascosta dietro la facciata di questo palazzo si trova un vero e proprio gioiello torinese, la Cappella dei Mercanti. Vi si accede attraverso il centro in forma giovani. In fondo all'atrio, la grande sala rettangolare appare in tutta la sua bellezza. Un'esplosione di colori e sfarzo, tipico del barocco piemontese della fine del XVII secolo. La cappella, risalente al 1663, fu costruita durante il rettorato del gesuita Agostino Provana, come luogo di culto dedicato alle rispettive corporazioni lavorative, come quelle dei mercanti, negozianti e banchieri. L'inaugurazione avvenne nel 1692. La cappella fu ulteriormente ingrandita e decorata da diversi pittori, provenienti da diverse città, come Andrea Pozzo e Sebastiano Taricco, diedero vita ad un ciclo pittorico di 12 quadri, tutti dedicati al tema dell'Epifania e dei Magi. Ed è proprio il 6 gennaio che la congregazione celebra la sua festa annuale, con l'investitura dei nuovi congregati. Stefano Legani, detto Legnanino, affrescò splendidamente il soffitto, con raffigurazioni del Paradiso, con Dio Padre, del Figlio Redentore e di altri personaggi del Vecchio e Nuovo Testamento. Nel corso del Settecento la cappella si arricchisse di ulteriori abbellimenti. Ai dipinti si alternano statue in legno marmorizzato, realizzate da Carlo Giuseppe Plura. Raffigurano papi e padri della Chiesa. Sulla parete destra Sant'Agostino, San Leone e San Gerolamo. Sulla parete sinistra San Giovanni Crisostomo, San Gregorio e Sant'Ambrogio. Sempre di Giuseppe Plura sono lo splendido organo in legno, tuttora funzionante, e i banchi intarsiati. L'altare in marmo risale al 1797. Fu realizzato dall'architetto di corte Emanuele Buscaglione. Il libro d'oro, posizionato al centro, raccoglie le firme di tutti i compagni che fanno parte della congregazione. La sacrestia contiene diversi oggetti sacri, come la pala raffigurante l'Adorazione dei Magi, pregiati pagliotti, l'archivio della congregazione e la preziosa porticina dorata del tabernacolo, ma soprattutto il famoso calendario perpetuo di Giovanni Plana, realizzato nel 1832. Tutti questi cilindri sono collegati con un sistema meccanico a un unico comando che è questo. Il primo giorno dell'anno io sposto di una colonna e dall'altra parte si aggiorna il calendario. Oggi la cappella è ritornata all'antico splendore grazie al recente restauro del 2017. Restituita al pubblico, attrae curiosità e ammirazione. Uno splendido trionfo di arte barocca, custodito nel cuore di Torino.